Pazzesco, siamo in un appartamento. Cioè lui ha creato da solo questa cosa in casa sua. Qua vivono e qua succede questo. Sono andato ad indagare cosa si nasconde dietro al business dei coffee shop tra Amsterdam e Barcellona, scoprendo cose che non mi sarei mai aspettato. In questo momento ho questo e qua sopra c'è Barcellona. Abbiamo visto come Amsterdam sia sotto scacco da una sorta di cortocircuito legale. To get new stash, you need to call someone and bring me new stash, but the one that's bringing the stash is liable. So that's crazy. Per cui è sì concesso vendere erba e prodotti con THC, ma non è permesso in alcun modo coltivarla e immagazzinarla. L'obiettivo dello Stato in questo caso mi era sembrato molto chiaro, avere la possibilità da un momento all'altro di chiudere tutto attraverso dei cavilli legali volutamente grigi. Non se lo fanno, poi si tagliano le gambe da solo, praticamente. Il coffee è uno dei business più tassati. Chi ha un coffee shop da quelle parti sopravvive infatti anche grazie all'illegalità di alcuni sistemi, studiati proprio per sfruttare le falle della legge olandese. Però per me è più ipocrita Olanda che Spagna, perché loro stanno prendendo le tasse del 50%, stanno permettendo da vendere, che dentro del club, del coffee shop si vende, quindi da dove esce questa marijuana? Ma a Barcellona, dove le regole sono ancora più confuse, come funziona? A Amsterdam abbiamo con la scritta coffee shop, con la luce, qui invece lo devi sapere, è più proprio discreto. Lasciata quindi la città che tutti visitano per il museo di Van Gogh, mi dirigo quindi verso la mia ultima meta, la Spagna, pronto ad andare fino in fondo. Barcelona, estamos aquí. E appena arrivati ci ricongiungiamo subito con il nostro vecchio amico Lorenz. Eccolo qua. Il dottore. Ce l'hai fatta. Ce l'abbiamo fatta. A Barcellona abbiamo i cosiddetti social club, ovvero delle specie di club privati e un po' nascosti in cui si può anche consumare marijuana. Fate conto che i social club iniziano a crescere con una certa insistenza nella prima metà del 2010 per diventare pian piano sempre più comuni grazie a un atteggiamento politico piuttosto positivo nei confronti di questi luoghi. Fumarla lì dentro è quindi legale, ma anche qui è illegale coltivarla e, al contrario di Amsterdam, è addirittura illegale venderla. E come la gestiscono, quindi? In un modo geniale, ma ci arriviamo tra poco. Barcellona, luogo in cui circa 8 anni fa io e Teodoro facemmo questo tatuaggio combinato. Let's go! E ancora resiste il tatuaggio, l'amicizia è va calando. Comunque, Uber e arriviamo finalmente in hotel. Stanzetta questa volta decisamente non male. A DGSRL ci tiene a trattare bene i propri collaboratori. Guardate come vengono trattati i collaboratori a DGSRL, stanze con grandi terrazzi. Ci muoviamo quindi verso il nostro primo obiettivo, il terps nascosto della città. Stiamo andando al club e un tempo sulla Rambla, quando siamo stati in Spagna tanti anni fa, tutti dicevano per strada weed, erba, robe. Adesso non lo fanno più perché ci sono i club. Quindi non è che sia diventato legale vendere erba, ma finché la gente la fuma lì dentro, lo Stato non si lamenta più di tanto. Anche perché questi social club sono veramente mega nascosti. Incredibile. Nessuno insegna niente. Praticamente una porta nera senza alcuna indicazione di cui devi per forza già conoscere l'esistenza. Comunque entriamo e ci registriamo. Tu sì. Questo è il tuo profilo, normalmente puoi vedere quanto carichi, che erba hai preso, visto che non l'hai fatto, ovviamente hai aperto il profilo un po' vuoto. La differenza sì tra questo e Amsterdam è che questo è un club privato, abbiamo questo sistema di riconoscere i nostri soci, ognuno viene con il documento, deve essere accompagnato da un socio oppure mi iscrivono a me. Quindi l'unico modo per accedere in questi posti è farsi invitare da qualcuno, non basta entrare e presentarsi come il classico coffee shop di Amsterdam, curioso. Non possiamo pubblicizzarci come nemmeno a Amsterdam, possiamo mettere un cartellone scritto Terps Army Club, via. Praticamente come funziona da moltissimi anni con le sigarette, è vietato farsi qualsiasi tipo di pubblicità. Però su Google Maps c'è. Su Google Maps c'è, su Google Maps ci siamo riusciti a mettere, con la norma abbiamo chiesto all'avvocato se si può fare. Con la responsabilità dell'ingegnere, uno studio legale che ti fa tutto e bene, così tu puoi aprire il locale. Però sì, dopo 6 anni siamo andati su Google Maps. E se hanno fatto fatica ad inserire il loro indirizzo dentro le mappe virtuali più utilizzate al mondo, insomma, significa che la situazione è davvero borderline. Ma l'atto pratico, allora, come funziona? Io arrivo e... Uno si registra, paga di solito paga 20 euro annuali, perché essendo un
club senza scopo politico, esatto. Lorenzo ci tiene a sottolineare questo punto perché questi luoghi sono considerati a livello legislativo come delle associazioni private, i cui membri quindi è come se fossero un po' a casa loro. Devo andare con te, per esempio, perché tu sei un membro e vado con te e tu stai firmando dicendo sì, io conosco Amina e so che è consumatore abituale di cannabis. Così per il club ci sono 2 persone che stanno dicendo che sei con uno scarico di responsabilità da parte del club. Esatto. Ecco dove sta l'inghippo, ma la cosa più assurda è come funziona il pagamento, dato che non può esserci uno scambio diretto tra denaro e erba. C'è anche un'applicazione che ti scarichi sul tuo telefono e quindi tu puoi vedere esattamente quanto hai caricato, quello che hai preso. Anche per il bar, se vuoi bere qualcosa, si fa sempre con questa applicazione, quindi dentro non c'è giro di denaro, carichi qui quello che puoi spendere dentro. Ed ecco spiegato il motivo dell'app. Per non vendere ufficialmente l'erba ai clienti, questi donano dei soldi attraverso l'app per la quantità più o meno desiderata di prodotto. Geniale. Immagino poi che l'età minima per entrare sia 18 anni, no? All'inizio noi, allo studio abbiamo detto 21, perché stava dimostrato scientificamente che il cervello non si sviluppa fino ai 21 anni. Ed è anche per questo che in molti, come Lorenzo, mettono il limite a 21. Giusto così. Ho voluto fare 21 per avere un attimo un po' più di controllo, meno gente, perché sennò troppa gente tutti i giorni è rischioso per il club, per noi, per il brand, per tutti. Anche perché esiste il pericolo che qualcuno venga fermato lì fuori, gli venga fatta una sorta di interrogatorio e ammetta di aver acquistato della droga lì dentro, cosa che tecnicamente non è poi neanche vera. Quello come funziona? Cioè, Uno funziona che io per strada ho 2 ragazzi che stanno sulla via, che lavorano per il club, controllano se tutto va bene. I ragazzi, se ci fai caso, quando qualcuno esce, gli fa aspetta un attimo, dai senti i ragazzi se tutto va bene. Aspetta. Bella raga. Che roba questa? Che lei scrive una persona al volo che dice che possono uscire? Sì, praticamente sì. Ma perché la polizia vuole fermare un business che lo Stato stesso in qualche modo ha approvato? È legale qui dentro, non è legale uscire con nemmeno una canna, questa è la legge. Quindi il rischio maggiore è che qualcuno prenda dell'erba e la porti fuori. E a quel punto qualunque scusa non reggerebbe. Ma se uno ha qualcosa con sé è una sua responsabilità o una vostra? È una sua responsabilità se sa parlare alla gente. Se non sa parlare, dice sì, l'ho comprata al club e dopo è una mia. Esattamente quello che vi dicevo prima. Tutti i turisti, anche che tu gli spieghi quando si fanno soci, gli spieghi che qui non stai comprando niente, noi non vendiamo niente, è un club, tu sei socio, stai facendo una donazione, la gente quando si trova davanti alle guardie non ci pensa a tutto quello che gli hai detto, tutta questa cosa, si caga e dice sì, l'ho comprata là, così li lasciano andare e dopo a me dopo 8 fogli Gli chiudono il locale, come in realtà è già successo. Quindi, messa giù così, l'attività sembra davvero rischiosissima, che è anche un po' il motivo per cui i social club si nascondono dai turisti più sprovveduti. Quindi questo è come se fosse casa... esatto, è privato, non è pubblico. Cioè, come faccio a farla arrivare a casa? Ipotetico. Come Amsterdam, come fai a farla arrivare al coffee? Stessa Non è roba. un problema loro, non lo vogliono sapere. Il coffee shop non puoi trasportare e il coffee shop non si sa di dove comprare, però sta pagando di imposti, di tasse 50% più o meno, quindi ipocrisia tutta quella che vuoi. Lavorare così comunque mentalmente deve essere estremamente stressante. Mi sembra più facile andare a spacciare al parchetto a questo punto. Però qui dicevi che puoi avere molto più storage. Qui non c'è una regola, ovviamente ognuno lo fa in base a quanto lui pensa che sia giusto o no. Almeno in questo senso non servono i runner. O invece sì. Un runner è uno che lavora senza club. Diciamo un fisso, al contrario dei rider di Amsterdam che lavorano con più clienti. Ma quindi il tuo lavoro è anche portarla all'interno? Io la porto io, la porto un'altra sicuramente. E come funziona questo passaggio? E ci abbiamo dei privati dalla casa che ce lo porto. Vabbè, non mi è ancora tutto chiarissimo e in più non vedo l'ora di rivedere questo club più da vicino. Complimenti a Lorenzo, posto davvero fighissimo. Qui veramente è il dietro del club, no? Dove ci sistemiamo, c'è la cassaforte con un po' di roba. Capito? Qua non è Amsterdam, Dio. Posso vedere una busta? Per curiosità. Prendila, se poi tanto è tutto sottovuoto. Doppio, triplo sottovuoto. Beh, un pacco così grosso non l'avevo mai visto se non qui e nel video dei runner dell'episodio precedente, che spero abbiate visto.
Questa è la pressa per fare il rosin, che è l'estratto quello che hai visto che mi fumavo a casa. Posso finalmente scoprire come funziona sta cosa infernale. Guarda ora, tipo ti fa vedere la polvere, la metti dentro una carta da forno e mo vedi tipo la polvere bianca che diventa fumo istantaneo, solo con il calore e la pressione delle tue manine. Per quanto è puro, capito che non c'è niente. I'm gonna put different hash so you can just like see how they melt differently as well. You want me to do it? Yeah, do it please. You can pop. You guys can have it then. They're gonna go to the airport after. Oh, Capito come vedi? Questo è il splash. Di certo non è quello che comprate sotto casa al parchetto fatto con le ruote dei camion, brutti tossicomani. E mentre ad Amsterdam il bar è un po' limitato, qui Il bello di questo posto è che ci molto sono più anche ricreativo. queste situazioni C'è qua. il ping pong, c'è il biliardo, c'è il bar, ti puoi bere una birretta, Amsterdam zero alcol totale. Non facciamo fumare le sigarette, zero tabacco. che è paradossale, perché questi club sono nati proprio dopo la legge europea che ha imposto il divieto di fumare al chiuso. Stava vietando la possibilità di fumare in ristoranti, bar. Personalmente ho fatto la prima licenza del club social privato da fumatori da cannabis 15 anni fa. Quindi è merito tuo anche se in Spagna è possibile fare questa cosa. Per la licenza amministrativa del comune, sì. Complimenti. Sì. Grazie. Sarò sincero, un po' perché il fatto di entrare un po' di nascosto mi gasa, un po' perché c'è un tavolo da ping pong, la situazione a Barcellona mi piace di più. La gente viene, studia, sta qua un sacco di tempo. Sì, effettivamente è un club. Comunque sta qua quanto da legge, io non ti dico niente sui social, stai qui, fai quello che vuoi. Un'altra curiosità che ho è, per coltivare cannabis serve un sacco di energia, ma coltivare qui è illegale. Come fanno quindi a utilizzare tutta l'energia necessaria alla coltivazione senza dare nell'occhio? you can see like the AC we had to install, all the electric part we had to do it ourselves because the buildings here are so old. La gente che monta coltivi di 10, 15, 20, 30 lampade per forza deve attaccarsi alla corrente. You can compete with Cali prices if you don't steal energy. O tutto o metà paghi, metà t'attacchi. How did you steal? We had to make like a hole in the electric cable. And you did it? Yeah, homie did it. A 30 lampade quante piante fai? 20 lampade possono essere anche 300-400 piante. Tenete conto che la disponibilità media di corrente dentro un'abitazione a Barcellona è di circa 3 kW e una lampada al sodio necessaria per la coltivazione può arrivare a consumare davvero parecchio. 20 lampade è un consumo di minimo 640 lampade, se non 1000. Più aspiratore, condizionatore, filtro. E di conseguenza il metodo è quello di attaccare e staccare in base alle varie fasi della crescita della pianta. Quindi in qualche modo il dato sui consumi non passa proprio inosservato. Che si nota nella bolletta, poi ti vengono a bussare, ti dicono no amico ma che hai fatto? Perché c'è una centrale nucleare qua dentro. Comunque alla fine della fiera non la vedo tutta questa legalizzazione della cannabis qui a Barcellona. Da un punto di vista legale è come se lo stessi facendo in Italia. No, è molto più tollerabile, infatti in Italia ti buttano subito dentro. Qua ti fai 3 giorni, poi fai il processo e tutto a posto. Quindi, ricapitolando, la legge a Barcellona è molto più grigia che ad Amsterdam, ma paradossalmente le pene sono molto meno severe, il che rende il social club forse ancora più sicuro e redditizio di un classico coffee shop. Fino a 2 anni nessuno entra in prigione. 2 anni un giorno magari sì, però bueno, possiamo fare di più di meno. Se hai 4 anni e mezzo ya non possiamo fare tanto. Non si finisce mai di imparare. Sarà anche un modo di dire, ma far sì che accada è fondamentale e a tal proposito facciamo un piccolo salto in avanti e un mezzo spoiler sulla prossima serie. Sono fuori dalla borsa di New York e volevo sfruttare l'occasione per fare un piccolo ragionamento insieme a voi. Siamo tutti abbastanza d'accordo sul fatto che a scuola spesso non ci vengono insegnate le cose che per la nostra vita sono fondamentali e una di queste, a mio avviso, è il modo di gestire i soldi. Quindi, insieme a Luca, momento. Luca di Scacciati è la persona che mi ha insegnato tutto quello che so sui soldi. Ora, io vorrei fare lo stesso con voi, anche perché questo corso sarà fatto interamente in live, così che se ci fossero dei dubbi voi potete chiedere a me, che sarò un po' il mediatore, e si potrà rivedere in qualsiasi momento, come un mio video. Faremo pure una sigla ad hoc, ma non solo. Per me questo è anche un po' una rivincita, perché non ho mai avuto un bellissimo rapporto con la scuola. Andiamo a cena per i nostri compleanni e io dico, ragazzi,
basta, io a scuola non ci voglio più andare perché è un ostacolo per quello che voglio fare. E la maggior parte delle cose che ho imparato le ho imparate poi da solo con la curiosità. Spero di essere davvero questa cosa per voi. E una chicca ve la regalo già subito. La prima cosa che ho fatto è stata il piano d'accumulo, un sistema che mi piace tantissimo, di cui ho già parlato 1000 volte nel canale. Infatti il piano d'accumulo sono anni che io lo consiglio a tutti i miei amici e potranno confermare vocalmente. Vero? Perché prevede versamenti bassi e costanti. Durante le lezioni ovviamente spiegheremo meglio tutto quanto, ma è da qui che bisogna partire. L'app perfetta per farlo, che è anche quella con cui io sono partito e che utilizzeremo nel corso, è Scalable, una piattaforma con la quale chiunque può iniziare a investire in modo semplice e trasparente. Per i più curiosi, l'unione tra me, Luca e Scalable è nata ad un evento di Starting Finance, dove io e Luca eravamo relatori e Scalable main sponsor. Nonostante fossimo ad un evento di economia e finanza, ci siamo accorti che a moltissime persone mancavano proprio le basi. Questo non per colpa loro, ma perché a scuola non gli erano state insegnate. Da lì il colpo di genio che non puoi perderti. Stando con me per qualche giorno imparerai a capire come penso e come agisco, sia dal punto di vista finanziario che nella vita quotidiana. Qualsiasi cosa mi puoi venire a chiedere. Se hai bisogno di un consiglio, io sono qui per questo. Dopo che hai pagato, io ci sono. Prima non provare, porca troia, a chiedermi un consiglio prima di pagare. Apri ora un conto dal link in descrizione, che è gratuito e soprattutto non ti servirà nessuna cifra minima per iniziare. Basta €1. Fidatevi, è importante questa roba, secondo me serve al 100%. Il corso sta per iniziare, per un periodo super limitato, dal link in descrizione potrai acquistarlo ad un prezzo super scontato. Quindi se tieni al tuo futuro, link in descrizione e acquistalo subito. Non per mettervi fretta, ma tra i primi 500 che acquisteranno il corso e manderanno una mail a redazione@ariadellagiusta.it dicendomi perché loro, ne selezionerò 15, di cui 3 alla volta verranno a pranzo con me dopo le lezioni per chiarire qualsiasi dubbio e farsi una chiacchierina. Vi do la mia parola, ve lo dico con il cuore in mano, sarà una bomba. Grazie. Assurdo questi fatti. Rientriamo quindi alla base, ma non prima di aver incontrato il tassista più matto di tutta la città. Of course. Thank you, bye bye. E ci dirigiamo verso casa di un suo conoscente che svolge una mansione complementare alla sua. Quindi il tuo ruolo qual è? Io organizzo le cose, i materiali, la contabilità, tutto quanto. Ma puoi spiegarmi un po' come funziona? Barcellona è poco complicato, è più complicato. Ma è vero, sanno che da lì possono prendere un po' di soldi, No. quanto ve li prendono? Perché tu non puoi dire niente, non c'hai difesa. Quindi per loro tutto questo teatrino è dovuto a un solo ed unico motivo. Lo Stato vuole tirare su più soldi possibili dai club prima di, presumibilmente, chiuderli per sempre. Cioè non è che ogni volta in bocca no, chiudi. Però adesso stanno tipo a controllare i locali, controllano i locali, stanno a norma, perché secondo me stanno a pensare. Stanno a pensare perché ne aiuteranno tanti. Ne aiuteranno tanti sicuramente. E le insidie possono nascondersi davvero dietro ad ogni angolo. È una cosa che se tu hai un vicino contro, tu hai chiuso. No, non è un negozio normale, capito? Cioè, adesso non devi già andare a rompere a nessuno, è una cosa molto delicata. Andiamo poi a dormire perché l'indomani finalmente vedremo con i nostri occhi queste case adibite praticamente solo alla coltivazione. Ciao, grazie, è stato un piacere. Grazie mille. Chiaramente non posso farvi vedere esattamente dove sia questo posto e soprattutto di chi sia, ma vi assicuro che avercelo davanti in prima persona è stato assurdo. È assurdo il fatto che tu sei qua che cammini in una strada normalissima e una casa normalissima dove c'è quello che stiamo per vedere. Sì. Trash, so it's still like cleaning and stuff. Yeah. No, it's huge. Ah, ok. Pazzesco. Cerchiamo di capire come funziona. We make our own soil, so we compost a little bit and grab some worm casting from the local stores and develop our soil so we don't throw away our soil. So like regenerative. E una domanda mi sorge spontanea. Come hanno fatto a portare tutta quella roba lì dentro in pieno centro a Barcellona? They were small plants, just like you saw over there. We brought it here in the trays and set it up the rooms. While they were like growing a little bit in that tent, we made the soil and let it rest. And once they were like this, we transplanted them here. These are the nutrients that our plants are getting. The plants are able to absorb it. That's why we use like huge pots, as you can see, instead of small ones, because that way we create like a small ecosystem. Un vero e proprio ecosistema naturale, molto più vicino alla botanica che a quello che siamo abituati a pensare come spaccio di droga. Soprattutto in questo specifico passaggio si avverte proprio l'amore che queste persone provano per la pianta in sé, ma anche per tutto il processo che porta poi al suo utilizzo. E qua c'è l'altro giochino. And which week they have, they start flowering.
Ma mi fa impazzire che siamo in una casetta e lui si è costruito tutta questa roba. Banalmente anche questo. Cioè lui ha creato da solo questa cosa in casa sua. Tra un elettricista e un botanico, mi verrebbe da definirlo. E anche un po' un inventore, dato che dietro questo processo c'è tanta sperimentazione. You did it or like someone? No, my homie. Me and him, we did it all. So, Wow. yeah. Ma la cosa che mi stupisce ancora una volta è che qui effettivamente ci vivono. Qua vivono. E qua succede questo. Mi chiedo quindi, dopo questo primo passaggio, cosa succede? Andiamo a vedere. So here is where the magic happens. Yes, sir. So here we just pedal and make hash. It's where I storage the rest of our crops. So instead of drying the plants, harvesting them and bringing them to a cool, dark place and hang them dry, we go there and we harvest the plant and throw them right away. And yeah, so this is pretty much like live plants frozen right away as soon as we harvest. You keep the best herbs. It's top notch. Like you could be selling these for $8 for a club, you know. Like most clubs don't even have flour in this level. And then that's the end product right here. Minchia. Il processo di coltivazione è mega affascinante. Adesso finalmente abbiamo scoperto davvero tutto quello che c'è da sapere in merito. Comunque salutiamo il mitico Lorenzo. Buon rientro. Grande. A te. Qualsiasi cosa, fammi sapere. Ti voglio super bene. E torniamo a Milano con parecchia consapevolezza in più su tutta la questione della vendita legale di droga tra Amsterdam e Barcellona. È un mondo strano, ma per quello che mi riguarda, se volete fumarvela, venderla magari no, cioè adesso aspettate un attimo. Però per il fumo fate come volete, basta che non lo facciate durante il corso. E mi raccomando, link in descrizione. Prezzo esclusivo, non fatevelo scappare. Ve lo dico con il cuore in mano, ci tengo a questo progetto e sono sicuro che vi piacerà.